A questo punto creiamo il pavimento del, mm, diciamo, di questo piano. Per farlo conviene spegnere i muri. Con Shift A inserisco un punto, quindi un singolo vertice, attivo lo snap agli spigoli, seleziono questo punto e con la E di Empoli mi vado a creare il contorno esterno, diciamo, della mia casa. Premo A per selezionare tutto e clicco sulla F per chiudere la faccia. Entro qui dentro e rinomino quindi come 0 pavimento casa. Ho separato la parte del portico perché sicuramente vorrò dargli due materiali diversi e quindi conviene separarli. Allora ancora con Shift A vado a creare ancora una volta un vertice che sposto e porto qui in questa posizione. Poi sempre con E lo vado ad estrudere e faccio così tutta la sequenza di questo elemento e clicco con A, F e vado a chiudere queste facce e vado a rinominare questo come 0 pavimento portico. Io preferisco lavorare perché è più semplice, diciamo, sui vari livelli in maniera separata, in modo tale poi diciamo di andare ad assemblare il tutto uno su, diciamo, le varie parti uno sull'altro. Qui riaccendiamo un attimo questi elementi. Qui abbiamo i pilastrini del portico. Posso diciamo selezionare la pianta, entro in modalità di editazione, seleziono questo vertice con Shift S, posiziono il cursore 3D in questa posizione, esco e poi con Shift A vado ad aggiungere un nuovo plane che edito e tramite il grab vado ad allineare a questi elementi. Poi con la A seleziono tutto, con la F creo una faccia e con E estrudo, clicco su questo vertice e mi allineo in questo punto. Cliccando con A seleziono tutto. Adesso per fare una copia qui vado prima a duplicare questo elemento con Shift D, quindi lo copio, lo metto in un punto qualsiasi e poi sempre con il grab
Quindi attenzione a quando selezioniamo gli elementi, perché se non siamo in modalità diciamo, se non siamo in modalità semitrasparente, lui non ci permette di selezionare anche le parti restanti. Quindi posizioniamo i pilastri su questa parte superiore. Ora passiamo a quest'altra piantina, quindi selezioniamola, con il tab entriamo all'interno, selezioniamo questo spigolo, con Shift S posizioniamo qui il cursore, usciamo fuori e con Shift A inseriamo un plane che come abbiamo fatto prima andiamo ad editare, portando diciamo tutti i vertici in maniera allineata. Andiamo a vedere quanto è alto il piano superiore, però come altezza prendiamo l'altezza globale, quindi 3 metri e 3. Quindi qui seleziono tutto, estrudo di 3.3 e clicco su invio. Mi riporto di nuovo in modalità selezione faccia e vado nuovamente ad estrudere facendo attenzione però a fermarmi sempre in corrispondenza di tutte le finestre e di tutti i muri, in quanto questa cosa diciamo ci farà risparmiare molto tempo nella realizzazione del muro, cioè di quelli che sono poi i muri interni delle porte e delle finestre.
quindi come operazione un po' ripetitiva, però stavolta diversamente a prima, per evitare di avere i muri spaccati all'interno, ehm, diciamo mi fermo e andrò a creare, diciamo, successivamente i muri interni, quindi esco fuori dall'editazione e questo plane lo chiamo 1 muri esterni. Poi i muri interni li vado a fare in un altro, diciamo, li vado a fare in un altro oggetto, quindi a questo punto avrei anche potuto evitare di fare i tagli in corrispondenza dei muri, però penso convenga maggiormente fare così come sto facendo ora per avere comunque una geometria più pulita.